Tanto tempo fa c'era Stable Video Diffusion, un modello che ci permetteva di fare dei piccoli video partendo dall'immagine, un image to video banalissimo. Poi è arrivato Cog Video X, RTX Video, Union Video e adesso ce n'è già uno nuovo e questo 2025 secondo me sarà proprio l'anno della generazione video AI. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Passano le settimane e ogni tot esce un nuovo modello per generare video. A questo giro ne vediamo uno lanciato da una marca molto famosa che attualmente è amatissima e odiatissima al tempo stesso. Parlo di Nvidia, che ha approfittato di questo periodo di lancio delle RTX 50, che hanno un po' deluso tutti per caratteristiche, quantitativo VRAM e tutto quanto, per presentare questo modello che si chiama Cosmos. È un normalissimo modello per fare l'image to video o il text to video, ma non so perché loro lo chiamano image to word o text to word, o nel caso del video il video to word. In realtà lo spiegano perché è un set di strumenti e tutto quanto, ma come sempre confondo un po' le idee a tutti quanti. Comunque c'è stato tantissimo hype dietro questo modello, lo stanno tutti pubblicizzando tantissimo. Io l'ho provato, ero molto in dubbio per fare questa guida, ho chiesto a voi tramite un post, visto che tanti erano interessati comunque, ho deciso di farlo lo stesso. Non ero convinto perché i risultati secondo me sono sotto a un Yuan Video, ma i tempi di generazione sono più alti, così come le richieste hardware. Però la guida ve l'ho fatta lo stesso, vediamo insieme i workflow, vedremo il text to video e l'image to video, perché secondo me il video to video è troppo come richieste e credo che veramente nessuno lo userà mai. Ma andiamo a vedere allora subito su ConfUI come funziona questo modello. Anche per questo modello c'è la sua pagina GitHub creata da Nvidia. Si chiama Cosmos e loro lo chiamano un World Model Development Platform. Il marketing di Nvidia è sempre abbastanza particolare. Come dicevo all'inizio, confonde un po' questa nomenclatura dei suoi modelli perché in realtà non sono altro che dei text to video e dei video to video o image to video, ma hanno deciso di chiamarli text to word o video to word. Cercano di spiegare il perché, ma secondo me complicano solo le cose e alla fine conviene chiamarli come tutti li hanno chiamati fino adesso, cioè dei text to video o dei video to video o image to video. Questi sono i modelli originali, ci sono i link, ma noi useremo quelli che vengono linkati da un'altra pagina. Ci sono degli esempi, però vi dico la verità, non è molto facile avere dei bei risultati con questo modello. Vista questa pagina però andiamo sulla notizia di ConfUorg sul supporto di ConfUI a Nvidia Cosmos. Loro qui ne parlano abbastanza bene, fanno vedere anche degli esempi. Dal mio punto di vista sono molto cherry picking perché da tutte le prove che ho fatto non si riesce ad avere praticamente mai un bel risultato così. Bisogna lavorarci tanto e adesso vediamo la problematica più grossa. Ci sono due modelli, il 7 miliardi e il 14 miliardi di parametri. Ovviamente il 14 miliardi di parametri è meglio. Il problema qual è? Che è consigliato usare il 7 miliardi per tutti perché questo rientra almeno nei 24 GB di VRAM con una precisione a 16 bit. Al momento non ci sono i GUF, non so se arriveranno mai, ma penso di sì più avanti, che almeno potrebbero aiutare un pochettino a elaborare anche con schede video con meno giga. Però loro dicono che grazie all'offloading di ConfUI si può elaborare anche con 12 giga, secondo me con tempistiche mostruose. Ma andiamo a vedere quello che secondo loro sono i vantaggi di questo modello. Il VAE è molto ottimizzato e permette di conseguenza di non essere per forza tiling. Loro dicono che usando una risoluzione di 1280x74 con 121 frame si può utilizzare anche su schede video con 12 GB di VRAM, senza appunto, come dicevo, il tiling per riuscire a passare avanti. Come ben saprete, con un Yuan Video è totalmente impossibile non usare il tiling in quel punto con il VAE decode perché si pianta completamente. Anche sulla mia scheda video diventa praticamente impossibile, mentre qua si può anche non usare il tiling, perciò è abbastanza ottimizzato. Non è distillato, perciò potete usare anche il negative e questo può essere molto utile, al contrario di un Yuan Video che non ha il negative. Si può fare l'image to video, vedremo anche il workflow per fare questa cosa. Qualsiasi tipo di video che fate, come specificano loro, avrà sempre un movimento, non come LTX Video che mi
mi capitava spesso di avere dei risultati senza movimenti, ma in realtà un U1 video per esempio fa sempre un movimento, perciò è abbastanza in linea con quello che fa un U1. Ci sono anche però dei lati negativi, come li riportano qua, ovvero questo modello è molto legato ai suoi 121 frames, perciò se generate di più o meno potrebbe farvi dei grossi problemi, soprattutto di allucinazioni. In realtà le allucinazioni ve le fa benissimo già a 121 frame se cercate quelle. La risoluzione minima che questo modello accetta è 704x704, che non è poco, è vicina comunque a quella di un U1 video, però un U1 video possiamo scendere anche di meno con una delle due lunghezze, perché per esempio facciamo, se non ricordo male, a 840x480, qualcosa del genere. Bisogna fare un prompt abbastanza lungo e ben dettagliato. Questo lo dicono spesso in tanti, poi la realtà è un po' diversa, perché anche se fate un libro che spiega come fare il prompt alla generazione, non è quello che migliora il tutto, è sicuramente una cosa che aiuta, ma riuscire a capire cosa dirgli, come farlo, in che modo, significa fare tantissime generazioni, o trovare una generazione fatta bene e copiare quel prompt lì. E questo è il lato più brutto, ovvero è lento. È lento quanto rispetto a un U1 video, che è uno dei più pesanti. Fate conto che se generate così come dicono loro, su una 4090 ci mette 10 minuti. Sulla mia, se lascio questa risoluzione e questi frame, ci mette circa mezz'ora. Quindi non so se veramente ci mette 10 minuti sulla 4090, perché mi sembra una differenza un po' grossa fra le due schede. Se metto 7.4x7.4, sempre con gli stessi frame, io ci metto 10 minuti, sia col text to video che con l'image to video. Visto questo, abbiamo capito un po' come lo raccontano, quel che fanno vedere. Questo a me sembra molto un cherry picking, come dicevo prima, dei risultati, e non mi sembrano neanche così incredibili paragonati a un U1 video, soprattutto perché un U1 video ha i LoRa che funzionano in modo incredibile se fatti bene e se impostati nel giusto modo col prompt. Al momento non siamo ancora a livelli di Gen 3, Kling, Sora e tutti gli altri online, questo lo sappiamo tutti, però mi sembra che sia stato pubblicizzato un po' troppo questo in positivo rispetto a un U1 video. Andiamo a vedere sulla pagina degli example di Config.org cosa scaricare. Allora, prima di tutto abbiamo bisogno del text encoder e del VAE. Il text encoder lui lo chiama Old T5XXL perché nella nota qua sotto spiega che non è lo stesso T5XXL usato in Flux, perché questo Old è l'1.0 mentre quello usato con Flux è l'1.1. Dopodiché abbiamo bisogno del suo VAE e se clicchiamo qui ci manda la pagina esattamente questa. Andate su File and Version, sempre è diviso in text encoder e VAE. Text encoder, entrate e qua scegliete in base al vostro hardware, cioè se avete tanta RAM e tanti giga di VRAM scegliete l'FP16, se invece volete risparmiare un po' di RAM e tutto fate l'FP8. Ovviamente diminuisce un po' di qualità, io vi dico se potete almeno questo fatelo in versione FP16 perché almeno segue un po' di più il prompt. Lo mettete in download qua con la freccia, torniamo indietro, andiamo in VAE, qua ce n'è solo uno, perciò fate il download da qua. Torniamo sulla pagina di prima, questi li abbiamo scaricati, dobbiamo scaricare i modelli. Loro hanno creato le versioni Safe Tensor e ci semplificano la vita. Cliccando qua finiamo nella pagina di Hugging Face, andate in File and Version e qui possiamo scegliere quali vogliamo. Le scelte sono due, ovvero quelli da 14 miliardi di parametri e quelli da 7 miliardi di parametri. A loro volta poi abbiamo le versioni text to video e video to video, che è anche image to video. Se voi non volete usare una versione o non volete scaricarli entrambi, scegliete quali volete, altrimenti se dovete usarli entrambi dovete scaricarli e calcolate quanti giga andrete a occupare. Sempre freccia qui e parte il download. Come dicevo prima, è consigliabile in generale per tutti la 7B perché la 14B chiede veramente tanti giga di VRAM e anche con la mia da 24 vado a saturare completamente, i tempi si allungano veramente tanto. Messo in download tutto quanto, andiamo su Config.UI. Questi modelli che state scaricando dove dovete metterli? Allora andiamo nella cartella models di Config.UI. Quello che abbiamo scaricato per prima, perciò il text encoder e il VAE, dovete metterli uno in clip, esattamente qui, io l'ho rinominato in questo modo, T5XXL 1.0 FP16. Come dico sempre, non siete costretti a rinominare i file né a creare cartelle, basta buttarli qua dentro perché vedete c'è sempre un file
che vi dice butta qui il modello senza farti molti problemi, però io poi in ConfUI preferisco avere la scritta che mi ricorda che cos'è esattamente, piuttosto che un nome un po' strano che non mi è molto chiaro. Saliamo su di uno, andiamo in VAE qua sotto, io ho fatto la cartella Cosmos e qua dentro ho messo il suo VAE, ho solamente cambiato la lettera iniziale, per il resto l'ho lasciato chiamato così. Se ci sono delle versioni io solitamente le lascio perché così almeno so che versione sto utilizzando. Torno su, i modelli veri e propri invece vanno in Diffusion Models, anche qua ho fatto la mia cartellina e li ho messi qua così, vedete ho scaricato quelli da 7 miliardi di parametri, li ho rinominati in questo modo, Image to Word e Text to Word. Ricordate che l'Image to Word è anche un Video to Word, che in realtà sono i Text to Video e l'Image to Video. Torniamo di qua, come ho detto nelle altre guide, se non conoscete ConfUI, io ho fatto una guida che vi spiega da zero come utilizzarla. Non è aggiornatissima perché è uscita qualche tempo fa. Sto aspettando che venga rilasciata la versione 1.0 finale di ConfUI, in modo che se rifaccio la guida almeno rimane come riferimento per un bel po' di tempo, invece che farla adesso e poi avere degli stravolgimenti più avanti. L'unica differenza che vedrete con quella guida è che se andate qua sotto dove c'è l'ingranaggio in Settings, poi andate in menu, qua fate Disable, vedrete l'interfaccia che c'è in quella guida. Cambia questo menu qui, ma in realtà i nodi sono abbastanza simili, se non identici. Se invece volete l'interfaccia nuova, andate qua dove c'è questo ingranaggio, poi in alto vicino alle X, in menu fate ancora Top e vi viene l'interfaccia di adesso che rimarrà per sempre. La vera differenza forse è che se fate doppio clic adesso c'è la ricerca con l'anteprima e che qua a sinistra c'è questa interfaccia dove potete gestire i workflow, i nodi e alcune cose che possono tornare utili. Detto questo, facciamo come sempre il manager e poi update all, in modo tale che vi aggiorna tutta ConfUI e avete anche i nodi aggiornati. Se l'avete appena installata vi ha già fatto questo passaggio. Se non vedete i nodi uguali nonostante l'aggiornamento, fate attenzione a che versione avete di ConfUI. Io ho questa qui che è aggiornata al 16.1 con il manager aggiornato a questa versione. Se voi qua leggete una data molto vecchia, non vi sta aggiornando ConfUI, c'è qualcosa che non va. E qui a destra vedete che nel changelog vi dice che adesso è supportato Nvidia Cosmos e una serie di cose che poi vengono aggiornate e sistemate. Chiudiamo, facciamo workflow e open. Sono nella mia cartella clonata da GitHub che trovate in descrizione con tutti i workflow che ho creato nel tempo. Andate in Cosmos e apriamo quello più semplice, cioè il text to word. In realtà è tutto estremamente semplice a questo giro, niente di complicato. Vediamolo pezzo per pezzo. Fate sempre R sulla tastiera in modo che vi compare l'update e vi aggiorna i collegamenti ai modelli, altrimenti vedete quelli che ho messo io. Infatti io qua in alto gli dico text to word, dopodiché gli dico FP8 in modo tale che ottimizzi un po' l'elaborazione per cercare di farlo andare un pochettino più veloce. Se lo state facendo girare forse magari su un sistema online, magari riuscite a far andare il 14B, o se avete delle schede più potenti vedete voi. Io credo che i video più belli siano stati fatti con la 14B, ho questa impressione. Qua sotto abbiamo il clip e caricate quello che avete messo voi. Io in questo caso ho l'FP16, è già impostato su Cosmos, ovviamente mettete l'FP8 per ottimizzare la richiesta di RAM e tutto quanto. Dopodiché abbiamo il prompt. A questo giro abbiamo anche un negative. Io ho visto che questo negative è molto generale, perciò secondo me si può lasciare per tutte le generazioni, a meno che nella generazione che vi fa continua a mettervi qualcosa che non vi piace, e in questo caso lo aggiungete qua sperando che poi smetta di farlo. Qui sopra invece solito prompt, cioè iniziate a spiegargli com'è la scena, cosa stanno facendo, come deve essere ripresa, come si muove la telecamera e tutto quanto. Però considerate che non segue così tanto il prompt da quanto ho visto, fa un po' come vuole lui e fa anche tante allucinazioni. Purtroppo ancora non c'è quel cambiamento in stile arrivo di Flux nelle generazioni delle immagini. Quella cosa secondo me la stanno portando i LoRa su un Yuan Video e mi auguro che i LoRa arrivino anche per questo, però al momento in questi nodi non c'è la possibilità di collegare dei LoRa, perciò non è considerata questa cosa attualmente. Qua sotto abbiamo la risoluzione e la lunghezza. Come diceva prima nel blog, è consigliabile non scendere sotto 704. Se volete
volete velocizzare la generazione fate 704x704. A 1080x704 a me ci mette, come vi dicevo prima, circa mezz'ora. I frame sono 121 perché diceva che se ne fate meno, se ne fate di più, è molto probabile che poi inizia a far cose che non dovrebbe. Ma come sempre, e come dico in ogni guida, sperimentate voi, perché magari si riesce a fare cose migliori anche con meno frame o con più frame o quello che volete. Queste impostazioni sono quelle consigliate da loro, vanno già bene i 20 steps con un CFG a 6.5. C'è questo nuovo sampler name che credo sia fatto apposta per questo o comunque sia aggiunto recentemente, che è res multistep. Scheduler sempre Keras, ma come dico sempre potete provare a cambiare questi valori. Qua sotto carichiamo il VAE che dovete vedere nella vostra cartella come abbiamo visto prima, e alla fine abbiamo il video combine impostato su 25 frame con un formato MP4 e codec 265 elaborato con la scheda video. Se non vedete determinati nodi, che in realtà dovrebbe essere solamente questo che è aggiuntivo, gli altri sono già di ConfUI, fate manager install missing custom node e qua vi fa l'elenco di tutto quello che manca. Io ce li ho ovviamente, non mi segna niente, se no li selezionate, fate install e fate restart. Dopo vi ricarica la web UI e vedrete anche questo nodo che semplicemente vi crea il video senza dover fare cose particolari. Se non vi piace questo formato si può anche fare la GIF, si può fare anche WebP o quello che preferite, e in questo modo creiamo dal testo quello che vogliamo noi e glielo facciamo elaborare a Cosmos. È veramente semplice, niente di realmente nuovo rispetto anche agli ultimi workflow di un UI video. Quello che si aggiunge interessante è il negative, che però dai test che ho fatto io non aggiunge niente di più perché le allucinazioni le fa comunque. Una cosa potrebbe essere interessante che se continuate a generare vedete che continua a fare una roba che non vi piace, come dicevo prima, aggiungetela qui e vedete se questa cosa migliora. A questo punto apriamo l'altro workflow, facciamo open e andiamo su image to word. Io ho voluto chiamarlo solo image to word perché essendo già così pesante, fare un video to video è veramente un'elaborazione che secondo me prende tantissimo tempo, perciò pensateci prima di farlo. Per questo motivo ho fatto solo l'image to word, che è l'image to video ovviamente. È tutto come prima, perciò quello che abbiamo detto rimane uguale. Quello che si aggiunge è che non parte più da una risoluzione e una latent vuota, ma parte da un'immagine. Potete scegliere se fare solo un'immagine o fare un'immagine di partenza e un'immagine per la fine, in modo da fare un video che unisce le due immagini. Sempre il solito discorso, 121 frame anche qui, e gli ho aggiunto questi due nodi che anche in questo caso, se non li vedete, dato che sono dei KJ nodes, fate manager install missing custom node e stesso discorso di prima. Di base è collegato solo lo start image, se volete anche questa dovete tirare l'image e attaccarlo qua, così avrete anche l'end image. A queste due gli ho collegato questi due primitive con l'altezza e la larghezza, perché altrimenti rischiate di buttare dentro un'immagine magari di 2000x2000 e la cosa diventa folle. E gli ho detto che deve fare un resize e considerate di conseguenza che la risoluzione che mettete qui poi andrà a tagliare l'immagine che gli avete dato. Io consiglio sempre di sistemarle prima e buttarle dentro già una risoluzione giusta e poi qua mettere la risoluzione giusta, altrimenti gli date libertà di prendere e tagliare le cose in malo modo. A questo punto, una volta che avete fatto quello che volete, date il UI e parte a elaborare. Fa la medesima cosa di prima, però non parte da zero, prende l'immagine, fa quello che gli avete detto nel prompt e vi elabora il video. Questo è interessante perché al momento non è ancora arrivato su un UI video, però i risultati, come dicevo prima, non sono entusiasmanti, almeno per i test che ho fatto io. È vero che tutto è in relazione all'immagine che gli date e al prompt che scrivete, però dopo molte elaborazioni che considerate a 7.4x7.4 sulla mia prendono circa 10 minuti, ho visto che non riuscivo a tirar fuori qualcosa di buono e ho detto vabbè, il modello è così. È molto semplice, non è nulla di così incredibile rispetto a un UI video perché il workflow è banalissimo, non c'è nulla di più, anzi c'è il negative che può aiutarvi, ma in realtà la generazione, la qualità con cui genera non è così entusiasmante. Non so perché lo stiano pubblicizzando così tanto bene, perché i risultati non sono avvicinabili a un UI video, soprattutto se usate i LoRa, e se riuscite a usare un LoRa che sia stato realizzato bene con un prompt
prompt giusto. Sì, la risoluzione qua è più alta, la qualità non è male, però non segue il prompt che mettete la maggior parte delle volte, le tempistiche sono estremamente lunghe. Io dopo tantissime generazioni, pensate, non sono neanche riuscito a fare un video che fosse accettabile da farvi vedere nel video. È comunque qualcosa di interessante che Nvidia abbia rilasciato una versione open source utilizzabile da tutti. C'è ancora tanto lavoro da fare dietro, soprattutto quando c'è già un Yuan Video che fa molto ma molto meglio. Ricordatevi allora di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, così magari vedete anche i post quando li metto con le notizie relative a questi argomenti, ma ricordate sempre che c'è il server Discord dove parliamo di più di argomenti tecnici un po' più avanzati, un po' più discorsivi, dove non è possibile farlo qua nei commenti. E ricordate sempre, se volete supportarmi, c'è la pagina Patreon dove alle volte trovate anche magari i workflow su cui sto lavorando e che metto in anteprima prima che venga pubblicata la guida. Allora testatelo, magari ditemi nei commenti cosa ne pensate, speriamo che comunque sia questo serva a portare avanti l'open source, la generazione video e arrivare agli stessi livelli dei servizi online. Ci vediamo allora alla prossima guida. Ciao!